Ciao a tutti amici del cancro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami, cancro, e le energie karmiche evolutive del prossimo trimestre. Abbiamo la carta dell'imperatore, amici del cancro. È una buona carta, una carta di stabilità, è una carta di concretezza, è anche una carta di ricchezza, devo dire. Ma considerato che è una stesa di tipo, diciamo, spirituale, si può parlare proprio di una posizione a livello caratteriale, di una sicurezza in se stessi. Può anche avere a che fare con il senso di paternità o un padre. Adesso andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale che sono due, uno è un corso base di tarocchi intuitivi e l'altro un corso base di metafisica sui chakra. Comunque voi aprite la tendina, lì metto sempre tutte le novità, i link che vi possono interessare, poi per eventuali informazioni mi potete contattare via mail. Bene, andiamo a vedere, amici del cancro, che energia disponibile c'è per voi. Partiamo con un 5 di coppe. Abbiamo la torre, un carro, asso di spade, il sole. Vediamo se riusciamo a farle stare tutte. Intanto vi dico che avete già 3 arcani maggiori su 5. Fante di bastoni. Benissimo, terminiamo con la ruota della fortuna, ragazzi. Allora, devo dire che le carte non sono malaccio, a parte queste. Allora, qua si tratta secondo me di trovare il vostro potere personale, la vostra giusta strada, può anche parlare del vostro scopo nella vita. Allora, ragazzi, andiamo a vedere di che cosa si tratta carta per carta. Partiamo dal 5 di coppe, che denota una serie di tristezza di base o punto di partenza, diciamo un po' sottotono, se vogliamo. Probabilmente qualcuno... allora, qua ci potrebbe essere stato qualche fallimento, mi parlano proprio di fallimento, ho sentito proprio questa parola, quindi per qualcuno è un fallimento aziendale o è un fallimento nel senso che c'era un progetto e questo è fallito, no? E con il 5 di coppa com'è la sensazione? Che ci sia una sensazione di vuoto. Mago.
e temperanza, e mi colpisce il fatto che siano entrambe al contrario. È come se ci fosse un punto di disequilibrio. Guardate ragazzi, c'è il mago al contrario. Alle volte il mago al contrario può parlare di un essere manipolati o di un manipolare. In questo caso potrebbe essere più fortemente la prima, quindi un essere manipolati. Io non lo so se qualcuno vi ha fatto fare qualche cosa di cui non eravate molto convinti, alla fine vi siete pentiti. Mm, Ho come la sensazione che qualcuno vorrebbe tornare addirittura indietro nel tempo per evitare quella roba lì. Andiamo a vedere la torre, perché la torre di solito è una carta che fa riferimento all'accaduto. Ce l'ho girato giusto, dritto il mazzo, no, perché stanno uscendo tutte a testa in giù. Tre di bastoni. E dicevo che di solito la torre fa riferimento all'ego, diciamo a quelle che sono state delle certezze che fino adesso sono andate bene, sono state valide, però adesso è come se non lo fossero più. Ma avendola al contrario, io sento che qualcuno fa fatica a staccarsi da queste cose. Può essere stato come un progetto, un sogno, un qualche cosa che avete visto non poter andare a buon fine e qui c'è come un periodo di non lo voglio lasciare andare. Qui abbiamo il 3 di bastoni, la regina di spade e il 2 di spade. Voglio un'altra carta per la regina. Due di coppe, re di bastoni e fante di spade. Re di... sì, due di coppe, re di bastoni e fante di spade. C'è come un dubbio. Io non so se il dubbio sia di lasciare finalmente indietro questo sogno, questa idea, questo progetto che c'è stato, o se è più semplicemente un discorso di modo di pensare, perché qui anche avete la temperanza al contrario, come se qualcuno avesse bisogno di guarire un qualche tipo di stato emotivo, stato mentale, magari anche stato fisico, perché no? Però è come se ci fosse qualche cosa che non vi fa vedere chiaro. Sento che con la regina di spade è come ora di mettere dei paletti. Qualcuno potrebbe trovarsi addirittura a dover scegliere tra due situazioni, tra due clienti, tra due cose, persone, relazioni, insomma, c'è come una scelta da dover affrontare, una sorta di bivio che qua con il carro, secondo me, si va ad affrontare. Adesso andiamo a vedere. Ok, ecco, imperatore al contrario, stella al contrario, ce l'ho sempre dritto il mazzo, però ragazzi, le energie sono queste, sono un po' incastrate nel prossimo trimestre, ma direi per... Qui c'è il movimento, però le energie, anche se appunto queste carte sono a testa in giù, ho come la sensazione che siano un... Sapete quello che rimane in fondo alla pentola che è il più buono? Ecco, si tratta di rimestare quella cosa lì, rivalutare quello che è rimasto in piedi. E qui con la carta del carro sento che farete una bella scelta che vi renderà liberi. Io qui ho la sensazione che con la carta dell'imperatore qualcuno inizierà a ragionare con la propria testa, a mettere le proprie regole, a fare... Cioè, ho come la sensazione che ad un certo punto capirete che cosa c'è stato di sbagliato, sia che sia stato un progetto, un'azienda, un'ideologia, piuttosto che una relazione, e inizierete piano piano a fare ordine mentale. Adesso andiamo a vedere questo asso di spade. La scelta c'è in questo trimestre. È come se aveste bisogno di dare una direzione alla vostra vita, indipendentemente da chi è vicino a voi. Cioè, cosa voglio diventare da grande? Anche se avete 60 anni è valida la domanda. Cosa chi
Oh, mi sono impaperata. Chi o che cosa voglio diventare da grande? Allora, abbiamo nuovamente un fante di coppe e, scusate, un fante di bastoni che avevamo già qui e un 8 di coppe. Io credo che qui sarà chiaro nel prossimo semestre che cos'è che manca, da dove arriva quel vuoto, perché non riuscite a colmare quel vuoto. Per molti è un vuoto emotivo dovuto a un modo di pensare. C'è come bisogno di cambiare tutto quello a cui vi siete attaccati fino ad adesso con la carta della torre. Vi faccio un'ipotesi. Per essere accettati, facciamo finta che voi stiate pensando, per essere accettati devo essere gentile con gli altri. E quindi tendete a essere gentili con tutti indistintamente, però nel momento in cui vedete che non serve con certe persone essere gentili, evitate di farlo, cioè perché poi quello crea un vuoto, voi date gentilezza e ricevete botte e lì c'è uno scompenso, c'è un disequilibrio. Non dico che dobbiate botte intendo verbali, non quelle fisiche, però nel senso che vi trattano male. Ora non dico di dover trattare male le stesse persone, ma evitate magari di essere gentili, ecco. È un po' un modus operandi che è collegato al vostro modo di pensare, al vostro modo di vedere le cose, di organizzare, di razionalizzare. Qui comunque sento che con questo asso di spade metterete in ordine le vostre idee, ma soprattutto la parte importante è che inizierete a capire come esprimere le vostre idee voi stessi senza farvi mettere sotto. E vediamo qua. Il sole. Il sole è una bellissima carta, è una carta che mi parla di espansione, la sento molto collegata all'imperatore perché è una carta di potere personale, di abbondanza, di libertà e in questo caso l'imperatore, soprattutto nel mazzo di Osho, mi piace tantissimo come è rappresentato perché viene raffigurato con delle catene che si spezzano, proprio perché è colui che rompe le regole precedenti, le regole che ci sono state prima di lui e crea le sue per arrivare dove è arrivato, per arrivare a creare il suo impero. E qui con il sole sento che è un po' la stessa cosa, è come se aveste bisogno di riscoprire o riavvicinarvi alla vostra essenza primaria. Il sole è anche una carta che fa riferimento al bambino interiore, è spiegata dalla giustizia. Wow, e da un 6 di pentacoli. Allora, nel caso sia un crack, diciamo, finanziario, qua con queste carte, ragazzi, promette veramente bene. Vedo come se le cose si regolarizzassero, anche se di pentacoli è una carta che mi parla di scambi commerciali, di contratti esattamente come la giustizia, è una carta che mi parla di equilibrio come la giustizia. Quindi vi dico, si arriverà ad un momento più in equilibrio, più in vibrazione, in contatto, mi viene a dire, con voi stessi, con la vostra vera essenza, con quello che è il vostro bambino interno. Tenete presente che se è una questione relazionale, ipotesi, in questo periodo capirete come e quanto aprirvi agli altri e vi dico che comunque il riequilibrio arriva. Cioè è come se ci fosse o un qualche cambio nel modo di comunicare o un qualche cambio nel modo di pensare o le due cose insieme che portano a questa regolarizzazione. Quello che prima qua non c'era con la temperanza al contrario, quell'equilibrio, quella guarigione di cui parlavamo, qui arriva. E tenete presente che quando c'è la giustizia si parla anche di legge di compensazione, quindi tanto vi è stato tolto prima, tanto vi verrà dato dopo. Io la sento soprattutto, considerato questo 6 di pentacoli, una questione dove o ci sono, c'è il lavoro in mezzo, dei contratti, potrebbero essere delle case, potrebbero essere scambi commerciali, potrebbero essere beghe burocratiche in questo trimestre che si risolvono. E qui andiamo al fante di bastoni, perché il fante di bastoni è una carta che mi parla di entusiasmo, di voglia di fare. Wow, abbiamo un cavaliere di coppe e un 4 di pentacoli. Andiamo a vedere anche la ruota della fortuna. Papa 4 di coppe, una carta per il 4. Allora,
Indipendentemente dalla situazione che stiate vivendo, quindi che ci si stia riferendo a una relazione, a una questione lavorativa o a qualcos'altro, l'apprendimento di questo trimestre, ragazzi, sarà a non appoggiarvi più tanto agli altri, cambiare certi schemi di pensiero, di dialogo, cioè perché vedo continuo a guardare questo 5 di coppe come se ci fosse una carenza iniziale. Probabilmente o qualcuno, come vi dicevo, potrebbe essere stato, uso la parola manipolato perché è la prima che mi arriva, ma non è quella corretta, diciamo più raggirato. Ehm, no, io non credo che sia una questione di ingenuità vostra. Più che tutto è una questione di prudenza, cioè nel senso, ho come la sensazione che siete talmente prudenti, o il tentativo è un po' quello, che piuttosto che fare un passo e sbagliare, preferite non fare il passo. Io qui ho come la sensazione che qualcuno abbia perso un treno, abbia perso un'opportunità, oppure appunto quel progetto, quella relazione che c'era con questa carta della torre deve essere un attimino rivista. Può essere che qualcuno abbia vissuto un fallimento, un vuoto, ma qui vedo che in qualche modo ci si rialza e anche abbastanza velocemente, deve dire, ragazzi, avete carro, sole e ruota della fortuna, movimento, prosperità e cambio di dinamica, fortuna, soldi che arrivano, anche se qui, in questo caso, in questa lettura, la ruota della fortuna, io la sento come il karma, cambia il karma. Mm? Ehm, mi parlano di fedeltà. Nelle costellazioni familiari, certe volte i componenti della famiglia tendono ad acquisire comportamenti, modi di pensare o modi di sentire affini con i propri familiari proprio per fedeltà. È come se si instaurasse una sorta di fedeltà, faccio un'ipotesi tra padre e figlio, e questo è inconsapevole ovviamente, e il figlio si ritrova a vivere le stesse emozioni, gli stessi pensieri del padre per una questione di fedeltà, perché lui è fedele al padre, senza sviluppare una propria emotività individuale, un proprio pensiero individuale e via dicendo. Io qui ho come la sensazione che quello che dovete rompere nel prossimo trimestre sia proprio questo atto di fedeltà. Non so verso chi lo avete fatto. Tenete presente che qui abbiamo un imperatore, quindi per molti risuona con il padre, per qualcun altro un genitore, per qualcun altro potrebbe essere una guida, un maestro, Dio anche, perché non so se lo sapete, però a parte che i patti che facciamo in una vita ce li portiamo avanti nelle vite successive, però c'è come questa tendenza a fare dei patti con Dio. Cioè, ci sono delle persone che pensano che non possono, vi faccio un esempio, che non possono essere ricche perché se no si allontanano da Dio. Siccome qui abbiamo un papa al contrario, potrebbero essere anche credenze religiose che vi portano ad avere certi tipi di atteggiamenti e di pensieri e di modi di comportarvi che comunque non vi fanno bene. Comunque sento che cambierete modo di pensare, cambierete modo di comunicare, avrete molta più chiarezza mentale su dove volete andare, su chi volete diventare, sui tipi di progetti, sul tipo di impero che vi volete creare. Potrebbero arrivare anche delle offerte effettivamente con questo Cavaliere di Coppe, ma qui ho proprio l'idea che sarà come un test da parte dell'universo dove voi a un certo punto direte non lo so, non lo so, vediamo come si mettono le cose. Qui ho come la sensazione, perché questo è un 4 di coppe e questo è un 5 di coppe. Ehm, Potrebbe venirvi utile una guida, ragazzi, perché avete un 2 di spade qui, stavo guardando se c'erano altre carte, e un 4 di coppe qui. C'è qualche cosa che non riuscite a vedere. Può essere come, soprattutto se arrivate da un fallimento e avete voglia di riprendervi, cercate nuovi obiettivi, cercate un nuovo
scopo di vita, mi viene da dire. Cercate di rifocalizzare il vostro impero, il vostro desiderio. Cioè, è vero, bisogna ricominciare da capo per molti in qualche settore, può essere nella relazione, può essere nel lavoro, può essere magari in una casa nuova, ma le cose andranno benissimo, super benissimo. È quello che vi ci vuole per trovare la vostra identità. Ehm, come vi posso dire? La vostra identità a livello di potere, no? Cioè quanto chi sono io, quanto potere ho su di me principalmente, poi anche sugli altri. Sugli altri più che potere poi diventa ascendente, no? Quindi gli altri vi vedono come un punto di riferimento e vi copiano, vi emulano, insomma. Va bene, andiamo a vedere un koan zen per farvi riflettere, per darvi altri spunti di riflessione. La mente è assolutamente pura solo quando è al di sopra della purezza e dell'impurità. Mi viene un po' in mente la sacerdotessa, che è l'arcano maggiore del 2 di spade, no? Qui ragazzi si tratta, chi è nel giudizio, questo è giusto e questo è sbagliato, non può effettivamente essere obiettivo. Nel momento in cui non si reputa più una cosa giusta o sbagliata, allora si prende la cosa così come un dato di fatto, una cosa che c'è, allora lì la mente può essere obiettiva. Però finché si resta nel giudizio, cioè da uno dei due lati, in uno dei due poli, è come se non si riuscisse a trovare l'equilibrio, la saggezza che sta nel mezzo. Andiamo a vedere ancora un oracolo per l'amor proprio. Ok, carta numero 21 e ci parla della luna e anche qui c'è la luna e la sacerdotessa alla quale ho fatto riferimento, anche qui c'è la luna e qua c'è le stelle e anche la sacerdotessa dicevo è collegata alla luna e qui vi dice onoro il sacro flusso e ritmo del femminile. Qui potrebbe esserci anche per qualcuno, ragazzi, un disequilibrio tra lo yin e lo yang, tra il maschile e il femminile, tipo o siete in una di quelle fasi da ombra, se vogliamo, della polarità positiva del polo femminile e quindi siete un po', diciamo, in modalità procrastinazione, piuttosto che non ho voglia, piuttosto che non so cosa fare, sono indeciso, cose di questo genere. Oppure potrebbe essere una questione di polarità, perché comunque tutte e due, perché la polarità negativa è rappresentata insomma dall'imperatore qui e c'è anche qui un decidere, un fare, un dare una direzione, però appunto qua è al contrario, quindi probabilmente è anche il sole un'energia yang. Avete probabilmente bisogno di sviluppare quello che è il terzo chakra, la forza di volontà, il prendere delle decisioni e poi mantenerle, cioè seguirle, rispettarvi nelle decisioni che prendete. Amici del cancro, spero che la lettura vi sia stata utile. È un bel movimento energetico, sento che alla fine del trimestre, diciamo per la fine dell'anno, cambieranno parecchio le dinamiche, soprattutto di pensiero e di comportamento che avrete nei confronti di chi vi sta intorno, o potrebbe anche essere nei confronti di un progetto, di un lavoro che voi avete in testa. Fatemi comunque sapere nei commenti come vi risuona la lettura. Se volete sostenere il canale mettete like, iscrivetevi o condividete il video e per iniziare un percorso di crescita con me, per capire le polarità, insomma per studiare a fondo i chakra, per capire cosa c'è nell'astrale, come non farsi attaccare da larve energetiche, insomma se volete saperne di più di metafisica e esoterismo potete abbonarvi al canale. Per dare un'occhiata ai temi trattati, comunque, potete entrare nelle playlist con le copertine lilla e lì i titoli si vedono. Detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!